picado è una tecnica che permette di suonare melodie in un contesto solistico e ci permette di avere un suono con molta percussività. È simile al tocco libero, nel senso che le dita che si usano principalmente sono indice e medio, però è molto importante questo movimento. Si va a spingere la corda ed è molto importante appoggiarsi alla corda sopra, ok? In questa maniera qua. L'esercizio per il picado è questo qui. Eccetera, su tutte le corde. È molto importante alternare sempre le dita, indice e medio, altrimenti quando avremo dei passaggi veloci sarà praticamente impossibile riuscire a eseguirli. Il pulgar è una tecnica, pulgar significa pollice in spagnolo, ed è una tecnica del flamenco e consiste nell'utilizzare il pollice esattamente come fosse un plettro, per cui la posizione della mano destra è questa qua, cioè bisogna abbracciare la chitarra in questo modo e avere il pollice quasi, ovviamente non in verticale perché è possibile, però quasi sulle corde, in maniera da avere questa angolazione e questo tipo di approccio, cioè battere e levare esattamente come fosse un plettro. L'esercizio di riscaldamento può essere questo. Eccetera, su tutte le corde, quindi lentamente. Ovviamente la cosa importante è l'alternanza, quindi battere e levare esattamente come fosse un plettro. Invece un esercizio che può servirci per prendere confidenza con il movimento sulle corde è molto semplice, è questo qua, gruppi di 3 corde, muoversi di rasgheo, che sono 2 tecniche della chitarra flamenca, il rasgheo a mano libera e il rasgheo a mano appoggiata. Cominciamo a vedere quello a mano libera, che consiste in questo, ve lo faccio prima sentire e poi vi spiego. Il classico effetto da chitarra flamenca. Ci sono molti tipi di rasgheo a mano libera, però questo è il più usato, il più importante. È una terzina, sarebbe medio giù, pollice su, quindi il movimento semplice è questo qua. Per riuscire a farlo andare veloce bisogna imparare a iniziarlo da ognuno dei punti possibili, quindi medio giù, pollice su, così, oppure pollice giù, pollice su, medio, oppure pollice su, medio, pollice giù.
farlo andare veloce, oltre ad avere padronanza di questi 3 movimenti, è molto importante capire che in realtà il movimento del polso è semplice, cioè è un movimento circolare, però io devo pensare semplicemente di muovere, imbattere e inlevare, soltanto che dando un piccolo aiuto ovviamente con le dita che vanno a distanziarsi un po', ottengo che per esempio quando do il colpo in giù ho già 2 colpi, poi torno in su. Una fortuna. Invece il rasgueo a mano appoggiata consiste nell'appoggiare il pollice sulla corda di Mi e poi raccogliere le dita in questa maniera, ok? Il primo che si deve imparare è questo qua: mignolo, anulare, medio, indice che torna. L'indice deve tornare perché ci serve per chiudere la mano e poter ripartire, perché questo deve essere un movimento continuo, per cui con un accordo. Dopodiché si va a scalare. Ovviamente questa è una quintina, quella che troviamo adesso è una quartina, cioè tolgo il mignolo, praticamente inizio la sequenza dall'anulare, quindi anulare, medio, indice che sale. Sempre importante l'indice che torna per poter avere continuità. Con un accordo. Dopodiché, per fare la terzina, medio, indice torna. Quindi per esempio trovo scomodo questa impostazione, per cui uso anulare, indice torna. Questo è relativo, nel senso che ognuno ha le sue mani, l'importante è riuscire a fare la terzina, che paradossalmente potrebbe anche essere mignolo, indice che chiude, ognuno deve trovare la sua. Allora, la ritmica a mano libera è relativamente semplice, ma è importante capire 3 cose. La prima è questa: colpo in giù, quindi con le unghie, col dorso del medio e anulare vado a dare il colpo in giù. La fase invece di salita, quindi il colpo in su, va data col pollice, questo è molto importante, quindi ok, fatto lentamente. E la terza cosa importante è il movimento del polso, che non è questo, non è un movimento troppo aperto, ma un movimento chiuso, quindi dobbiamo immaginare di girare una manopola, ok? Un movimento di questo tipo, solo del polso. E questa è la ritmica. È importante riuscire a prendere confidenza con i vari set di corde, per cui l'esercizio di riscaldamento che è scritto è questo: suono le corde basse, corda a metà, corde piccole. Se vogliamo mettere un accordo, la ritmica a mano appoggiata consiste nel ritmare solo ed esclusivamente con l'indice, che farà un movimento molto semplice, questo, quindi tipo quando da piccoli giocavamo con le palline sulla spiaggia, quindi va a fare proprio questa cosa qua per avere più percussività sulle corde. Quindi ovviamente non è necessario tutte le volte andare a incastrarsi sul pollice, può essere semplicemente anche questo movimento, basta che sia energico. Il pollice va a posarsi sulla corda grossa per dare stabilità a tutta la mano, per cui idem che con la ritmica non libera. Anche qui dobbiamo prendere confidenza con i vari set di corde, per cui corde più gravi, le corde gravi, il pollice si sposta, cioè quindi dal Mi dove è appoggiato va a dare spazio all'indice. Il golpe in spagnolo significa colpo ed è una tecnica del flamenco, peculiare del flamenco, che consiste nel
avere percussività, dare percussività alla cassa armonica della chitarra. Allora, esistono moltissimi tipi di golpe e il flamenco è una tecnica peraltro poco scolastica, per cui i chitarristi, a parte i golpe principali che vi farò vedere in questo video, esistono moltissime interpretazioni. Quindi i golpe principali sulla chitarra flamenca sono questo. Quindi o con l'anulare o col medio vado a colpire il top della chitarra o con tutte e due le dita, ok? Ma devo riuscire ad abbinarlo a una cosa ritmica. Quindi il primo golpe che si impara è questo qua. Indice va a calciare le corde, le dita contemporaneamente vanno a dare il colpo, quindi è questa cosa qua. Il secondo step è colpo e solo movimento rilevare. Sempre con questo tipo di golpe si va ad abbinare questo movimento del pollice, che è quello che troviamo anche nella zapua, e poi c'è questo golpe qua, questo suono che viene usato per marcare gli accordi, e consiste in questo. Effettivamente dare un colpo sulla cassa con l'indice, che poi va a seguire la sua corsa sulle corde. Ovviamente in due tempi sarebbe fatto in un colpo solo. L'ultimo golpe che si può trovare è questo, semplicemente col pollice sulla parte superiore della chitarra, che serve tipo cassa, quindi